Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui a Obbligo di Riscatto, 4 luglio del 2025. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Buon venerdì, buona stagione mi verrebbe quasi da dire, visto che in pratica pochi minuti fa rispetto a quando stiamo registrando, non so quando state guardando questo video, ma insomma intorno alle 8:30, 8:15 sono arrivati i primi giocatori e Massimiliano Allegri per quanto riguarda i test, di cui tanto ovviamente si è già detto, questi test che iniziano la stagione e che fanno un po' partire l'iter che poi si concluderà il 7 con il primo giorno vero e proprio di allenamenti con il ritiro. Saranno 2 giorni di test, oggi a Milanello e domani, prima di un piccolissimo rompete le righe di domenica, anche perché già domenica sera si torna a dormire a Milanello perché lunedì c'è l'allenamento già alle 9:30. Henry, buona stagione. Innanzitutto buona stagione e mettete like, quindi cliccate il pollicione all'insù così ci date una mano con l'algoritmo di YouTube, ci dà veramente un aiuto importante, il like non vi costa niente, quindi arriviamo a 1000, 1500, 2000, non lo so, però insomma mettete like, iscrivetevi al canale, gratis anche questo, abbiamo superato i 50.000 iscritti, ma non vogliamo fermarci, quindi continuate a iscrivervi e se vi va potete anche entrare nel nostro club dei migliori, anzi nel vostro club dei migliori, abbonandovi a 2,99 €. Mi raccomando, se ne avete la possibilità, la volontà di aiutarci anche a letteralmente andare avanti, abbonatevi. E si va avanti con i test, quindi oggi sono già arrivati in questo momento in pratica gli italiani. È arrivato Allegri, è arrivato Pobega, è arrivato Matteo Gabbia, prima di tutti tra l'altro Matteo, che insomma non ne può già più del matrimonio. No No, scherzo, era una battuta. Povero Matteo, anzi tutt'altro. Dai torniamo seri un secondo. Tra poco parliamo anche di ancora un po' di difesa con i terzini. Dobbiamo semplicemente dare qualche piccolo aggiornamento sul centrocampo, ovvero Milan e Bruges oggi si rivedono, si ricontattano per capire se l'offerta del Milan da 32 più 5 al Bruges può essere interessante oppure no. Insomma, visto la risposta non risposta delle ultime 48 ore, temo che insomma ci debba essere ancora del lavoro dietro da dover fare per portare a casa Ardon Ghiajari e che quindi difficilmente tipo il 7 lo rivedremo a Milanello per l'inizio del raduno, ma insomma c'è ancora un po' di strada da dover compiere per venirsi incontro tra le due società e quindi oggi capiamo un po' cosa sarà di Ghiajari. Su questo è vediamo, inutile dire vediamo. altro, perché quando non si parlano È una trattativa che sta diventando dechetelariana e c'era da aspettarselo con il Bruges, tanto è inutile che continuiamo a fare supposizioni, illazioni, previsioni di qualsiasi tipo. È così, aspettiamo, cioè non c'è niente da fare. Poi per domani il buon Yashari è stato convocato. Non so se oggi si scioglieranno le riserve in questo senso, cioè se oggi convocati dal Bruges, prima che eh, qualcuno equivoca. sì, è stato convocato dal Bruges, esatto, non da Allegri per i test, no, è stato convocato dal Bruges per una partita tra l'altro credo abbiano addirittura. Sì, il Bruges gioca domenica, ovviamente lui no, perché insomma dopo un giorno di raduno non penso giochi, però sì. Eh, aspettiamo e speriamo che le cose vadano per il verso giusto e che il Bruges a sto giro dia luce verde al semaforo per questo trasferimento, ecco, senza andare ancor più lunghi di quanto già siamo andati. Allora, per quanto riguarda invece appunto il resto del centrocampo, ieri abbiamo seguito tutta la giornata di Samuele Ricci, possiamo fare un piccolo commento, lo potete fare anche qua sotto voi se siete soddisfatti del suo arrivo, se siete soddisfatti del suo completo, quando è andato a firmare in sede a casa Milan. Tanta eleganza. A proposito di completo, abbiamo visto anche poco fa l'arrivo di Massimiliano Allegri nella sua, diciamo, tenuta classica,
cioè pantalone nero, giacca nera e camicia bianca, d'ordinanza mi verrebbe a dire. Pronta a essere sfasciata e Esatto. disintegrata. Pronto a togliersela se dovesse andare male qualcosa durante una partita, ma al di là di questo, insomma, possiamo fare 2 chiacchiere veloci su Samuele Ricci. Insomma, è arrivato per i 25 milioni totali di cui parlavamo, per questo contratto da 4+1, ieri visite mediche passate molto bene, test di idoneità sportiva idem, visite mediche quindi a posto e soprattutto poi la firma sul contratto in serata per un giocatore che insomma ha riscosso un po' eh, di apprezzamento anche per come si è posto, insomma, che Sì. porterà a punti 0 sul campo, ovviamente. Però insomma, Però è son quelle sicuramente micro un buon cose, mo'. Simo, son quelle micro cose che all'interno di un gruppo, cioè giocatori anche un po' vecchio stampo, io non dico che debbano essere tutti su quella linea, cioè a me piacciono i mix tra giocatori più giovani, giocatori più anziani, o meglio esperti, scusate il termine, scusa direttore il termine, gioca Eh. giocatori magari più a modo, giocatori più esuberanti, cioè io sono molto fan degli spogliatoi che hanno un po' di tutto, perché serve un pochino di tutto, cioè servono giocatori un po' più accesi, energici, vivaci, giocatori invece più seri, più con un'altra impostazione, quindi per me quella parte lì mancava un pochino per un giocatore che ha scelto la maglia numero 4, che era lasciata libera da Bennacer che ha terminato il prestito ma non è più nei piani, tant'è che gli sono stati dati dei giorni in più prima del raduno e quindi niente, il Milan al nuovo mediano mi verrebbe da dire Simo, salvo 1700 uscite in mezzo, salvo clamorosi ritorni di fiamma per Granit Xhaka, al nuovo mediano titolare. A proposito di centrocampo, come hai detto, di Ismael Bennacer non ci sono grandi novità, nel senso che c'è questo interessamento, diciamo così, latente del Marsiglia su di lui, che però lo rivorrebbe in prestito. Ovviamente a noi il prestito non conviene granché, per ovvi motivi. Però c'è una regola di base su Ismael Bennacer: deve partire perché ci costa troppo. Cioè, non è un pensiero mio, è un pensiero di chi gestisce. Cioè, questi 8 milioni lordi che all'incirca che costa l'ingaggio annuale di Ismael Bennacer sono troppi anche per quello che rende il giocatore e quindi deve partire. Se non si riesce a farlo partire dal punto di vista economico in maniera vantaggiosa, in estrema ratio si può anche pensare di farlo partire in prestito pur di non gravare sulle casse con questi 8 milioni di ingaggio. Quindi il prestito per ora no, ma non in assoluto no. Anche se magari penso che voi tutti capiate che non è molto vantaggioso per una squadra mandare in prestito un giocatore come Bennacer per il tipo di contratto che ha, per la durata di contratto che ha e per il tipo di giocatore che è. Quindi questa è la situazione su Bennacer. Per quanto riguarda invece Yacine Adli, che non è oggi a Milanello per i test perché è stato convocato, o meglio è stato spostato nella convocazione per Milan Futuro, quindi tra una settimana circa. Non ci sono grandi aperture del ragazzo per un trasferimento in Russia e io ho visto anche parecchi messaggi. Fortunatamente sui social c'è veramente di tutto e spero che sia una piccola parte. Ma onestamente Yacine Adli è venuto al Milan, ha fatto le sue partite, bene o male che le abbia fatte. È andato in prestito alla Fiorentina, ha fatto le sue partite, bene o male, discretamente bene. È tornato, si è messo a disposizione, se non è nei piani partirà, ma se non accetta di andare in un campionato che in questo momento e peraltro è pure fuori dalle competizioni europee per ovvi motivi, cioè quello russo, all'interno di una nazione che non è che proprio in questo momento è tranquilla e serena per ovvi motivi. Non è che lo si può biasimare perché nel caso non vuole andare a giocare nel campionato russo. Non è che ha detto no, non vado a giocare in Liga, che so, l'Atletico Madrid, no, mi impunto. Cioè, ogni tanto però
qualche distinguo si può fare nella vita Sì. e ragionare un attimo e non semplicemente andare per partito preso per luoghi comuni. Se il ragazzo in questo momento non ha per andare alla Sparta Mosca, ci sarà un motivo. Ci sono più di un motivo, io spero che le persone con un minimo di QI più alto di 0.1 capiscano che andare in Russia in questo momento qua c'è magari chi per, diciamo, motivi economici importanti chiude un occhio, 2, si tappa un orecchio, 2, chiude anche la bocca e va. Ci sono tante altre persone che invece, a prescindere da tutto, in Russia non ci vogliono andare. E come biasimarli, mi verrebbe da dire. Quindi io mi auguro che i nostri ascoltatori, chi ha un briciolo di senno, capisca che è una decisione comprensibile. Poi, sul fatto che il ragazzo sia fuori dal progetto, possiamo essere tutti quanti d'accordo. Io stesso non sono il primo fan di Adli, anzi, no? Però comunque le scelte, ti direi più di vita che Mh. professionali, in questo caso specifico, dei giocatori vanno rispettate. Sì, assolutamente sì. Parliamo quindi di difesa. Ogni tanto esce qualche nome, Henry Terzini, perché in questo momento, insomma, Non li il abbiamo. reparto esatto, è praticamente fermo, nel senso che, o meglio, a destra in realtà è pieno. Emerson Royal, Alex Jimenez. No, per Sì. dire, però bisogna anche farli partire i giocatori, Sì, sì, certo. Ma non è nemmeno così semplice, visto che al momento chi è partito è perché aveva mercato, giù di lì. Sì, In questo momento se no si è fermi. A sinistra abbiam perso Teo Hernandez ed è rimasto Bartesaghi/Terracciano, quindi non c'è grandissima, diciamo così, qualità, o meglio, non ci sono i titolari probabilmente di questa squadra ancora presi. Escono dei nomi che rispondono magari un pochino di più a quello che è stato fatto l'identikit a Tare. Tare ha dato un identikit preciso, quindi non ha dato, che so, no, per i terzini, visto che comunque, che so, sui centrali abbiamo giocatori, sì, di buona esperienza, eccetera, ma abbiamo bisogno di robustire il reparto con giocatori che hanno magari già parecchie partite sulle spalle, che possono dare una mano. No, ha dato un identikit preciso, ha dato un identikit che profuma più di gioventù, giocatori di gamba, giocatori giovani. E quindi su questo che dobbiamo andare a spostare un pochino più l'attenzione. Ne sono usciti veramente tanti, soprattutto mi verrebbe da dire quasi più a destra che a sinistra, anche se in realtà il buco vero è a sinistra perché hai perso il titolare a sinistra e quindi dovremo comunque andare a rimpiazzare e l'eventuale titolare dovrà anche convivere un po' con quello che sarà il ricordo di Teo Hernandez, per forza di sì. cose. Mentre a destra l'ultimo nome uscito ieri lo ha rifatto in realtà perché era già uscito come nome, è quello di Marc Pubil, terzino destro dell'Almeria, che quest'anno ha giocato in Liga DOS, quindi in Serie B spagnola. Però ha giocato anche l'Europeo di categoria con la Spagna, quindi un giocatore in procinto di 22 anni e vedremo se può essere lui. Deve fare il titolare al Milan. Ricordiamoci sempre che bisogna fare il titolare al Milan, che anche se magari non è il Milan della Champions League che vince, stravince, va in giro per l'Europa a dominare, è una squadra con tanto peso mediatico, tanti spettatori allo stadio, uno stadio grande, un'aspettativa mediatica, giornali, media, TV importante, che bisogna reggere, Allora anche se Simo, sei sì, giovane. però io credo che su questo, cioè sui terzini si chiuderanno, cioè questo discorso non varrà. Cioè io ho l'impressione, e questa è un'impressione, perché poi magari mi comprano Udoge o Cambiaso e cambio idea e vengo smentito. Ho l'impressione che per i terzini si andrà su dei nomi pseudo sconosciuti o poco conosciuti, insomma ragazzi giovani, perché Mm. Tare ha detto letteralmente che li cercano così. E quindi per me, se non è Pubile, Guela Doué, se non è Guela Doué è Nico Williams, non quello del Bilbao, quello del Nottingham, eccetera, eccetera. O se non è Nico Williams, magari è questo ragazzo giovane spagnolo.
E idem a sinistra, cioè se non è De Cuyper sarà un altro, ma la questione è quella, ecco. Per me sui terzini, tra virgolette, ce la dobbiam mettere via, cioè magari domani, dopodomani, tra una settimana, un mese, esce un nome XYZ che nessuno conosce, quello magari viene scelto, quello magari farà il titolare e lo dobbiamo, tra virgolette, capire, cioè è perché è l'identikit che ha fatto Tare. Ecco, cioè se si spendono 25 per Ricci, se si spendono quasi 40 per Yashari, se si spenderà magari anche lì sulla quarantina di milioni, non lo so, per la punta, per i terzini per me dobbiamo entrare nell'ordine di idee che saranno ragazzi da 10-15 milioni massimo, giovani e di belle speranze magari. Siamo arrivati in chiusura. Noi ci ritroviamo come al solito per Lance Talk nel weekend per i nostri appuntamenti classici, quindi c'è obbligo di riscatto, quindi c'è la stanza di bottoni, c'è la mattina al mercato, boh, lo scoprirete domenica, chi lo sa. Magari saremmo costretti a fare un doppio obbligo di riscatto, direttore, perché ci chiuderanno altri colpi, chi lo sa. Grazie Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao.